Salve a tutti e eccoci qui per una nuova idea. Chi mi conosce sa che amo le idee innovative e non ripetitive, e andiamo a vedere. Ecco qua, ho fatto un portafiliere per il mio tornio da applicare alla contropunta, alla controtesta, che si trasforma velocemente in porta maschio, e chiaramente posso applicare anche i moduli più piccoli o più grandi, con i vari adattatori, con tanto di compensazione. E soprattutto gli ho fatto uno sgancio rapido. Questo sgancio rapido ovviamente serve per poter sganciare la motricità al momento che vogliamo noi. Questa è una sorta di, non so se si vede al telefono, è una sorta di scala millimetrata, ma millimetro per millimetro, si regola tanto per dire 15 mm, e al 15° millimetro lui esce e si sgancia, e noi possiamo calcolare a priori la perfetta profondità. Io sfrutto i mandrini di questo portamaschio che avevo già da prima, di un portamaschio che avevo applicato al mio trapano colonna, visto che ce li ho. Questi sono fatti molto bene, chiaramente hanno lo sgancio rapido, ecco, dietro hanno un bel quadrozzo, tutto in materiale molto robusto, e adesso andiamo a vedere l'esecuzione, andiamo a vedere come è stato costruito, e poi alla fine vediamo anche la prova sul tornio, vediamo.
Ed ecco il pezzo finito, praticamente, è venuto bellissimo. Vediamo se come si incastra, se si incastra bene. Sì, direi di sì. Perfetto, perfettissimo. E dovrebbe togliersi, andando indietro, dovrebbe togliersi, in teoria. Ottimo, direi che siamo praticamente perfetti, direi. Adesso andiamo a fare tutto l'interno, andiamo a fare. E avanti. Ecco, ora dobbiamo creare una forcellina che si incastri qui perfettamente, che naturalmente deve tenere questa filiera e vada dentro col suo perno di 30 fino alla fine. Però non avendo la macchina che riesce a gestire tutta questa lavorazione, dovrò farlo per forza in due pezzi. Dovrò fare prima l'interno, diciamo, così dovrò fare, e poi con quest'altro tondo grosso qui farò la parte esterna con la forcellina e che prende anche il pezzo. Andiamo avanti. Chiaramente questo foro per adesso è solo un grezzo, è da rifinire dopo alla fine della lavorazione, che lo facciamo con l'asse preciso. Ecco, abbiamo già fatto una smussatura, che dopo faremo la contro smussatura nel perno per fare una bella saldatura interna che non faccia spessore, via. Ok, dopo con una piccola scaldatina va dentro e rimane stabile. Bellissimo. Allora, noi qui dovremmo adesso fresare per creare gli incastri di questa forcellina qua, diciamo, che andrebbe così, tanto per dire, telescopica così. Però fino a che ho il tondo intero mi conviene già fare la rigatura dei millimetri, di fare dei millimetri di misurazione, e quindi penso di fare il segno di ogni millimetro, 1, 2, 3, 4, poi al quinto millimetro faccio un segno un po' più profondo, e poi gli altri 5, e al 10 un altro segno profondo, così dopo ho una misurazione senza stare lì col calibro ogni volta. Non sarà una misura centesimale chiaramente, però tanto mezzo millimetro si riesce a capire, via, diciamo. Ecco. Controlliamo bene che sia lo 0, sia perfetto. Sì, ci siamo.
Così abbiamo tutti i millimetrini, 1, 2, 3, 4, 5, col 5 più scavato, il 10 più scavato, il 15, il 20, il 25, arriva al 30 praticamente. Abbiamo 30 mm di misurazione. Abbiamo già posizionato il trapanone a fresa e adesso facciamo la lavorazione. Ecco, adesso l'ultimo passaggio di finitura lo facciamo con una fresa normale, non da sgrosso, questa era da sgrosso, quindi lascia tutte le righe. Cambiamo la fresa. Ok, direi che andiamo bene, perché naturalmente vuole un po' più scarso perché, ripeto, questo non è il traino principale, questo è solo lo sgancio, il traino principale è quell'altro ed è quell'altro che vuole preciso. Questo praticamente va dentro così. Sì, direi che andiamo bene, direi. La profondità è giusta, ci sono tutti i suoi 30 mm, ci sono praticamente, tocca sia di là che di qua, quindi siamo perfetti, siamo. Come dicevo prima, il traino principale è questo qui, quindi quello là deve avere un minimo di gioco da non puntare, diciamo così. Ecco che abbiamo pronto il perno, già svasato per la saldatura. Questo va dentro così. E adesso qui ci mettiamo il suo pezzo. Eccolo qui, bello caldo. Ora si capisce bene perché in un pezzo solo non si riusciva a fare, fatto bene. Con tutti questi angoli è difficilissimo da fare un pezzo solo. Invece così composto, adesso lo saldiamo bene e poi lo pareggiamo. Ecco, l'abbiamo saldato e adesso andiamo col tornio a ripulirlo, a rifinirlo e allargare, fare la serie del cuscinetto precisa. Prima di passargli la punta di 20,5 e siccome andiamo molto vicino alla saldatura, quindi il metallo è cotto, quel tipo di metallo lì C45 con la cottura diventa particolarmente duro e dobbiamo per forza farla fare il primo pezzettino con l'utensile per aprirgli la strada, dopo gli passiamo la punta per fare l'interno. Ok, direi che vada bene così direi.
questa passa, questa passa, questa passa, molto bene. Dovrebbe diventare 12,70. Torniamo a farlo a 0, vedere se è a posto. Sì, è postissimo. Perfetto, così arriva a filo, e arrivando a filo se fosse sfrutta il massimo filetto. Ed ecco i due componenti, si incastrano a perfezione. Adesso però devo fare un'operazione che praticamente non c'è una logica di lavoro che mi permette di farlo in automatico, devo proprio farlo su posizionamento, diciamo. Quindi dovrò spessorare qui che sia il gioco preciso, e poi fare una boccolina che vada qui all'interno, e poi con la punta fare il centrino per trovare l'esatto centro, perché altrimenti so che sbaglio un paio di decimi e non si incastra più. Un'operazione un po' fatta così, ma devo farla per forza, non trovo una logica alternativa. Ho già fatto un pezzo di ottone qui, ci ho passato anche l'esattore, e così uso questo centrino di 5 che così è precisissimo. Adesso lo mettiamo su posto, lo mettiamo. Ecco, siamo pronti per il centraggio. Ho messo gli spessori, micro spessori qui, altri micro spessori qui, e adesso grazie alla bronzina dovrei riuscire ad avere un centro perfetto. Ecco qua il mio centraggio sudato. Ho rimesso su lo stesso centrino, così siamo sicuri che l'impronta è quella giusta. Ho messo sul trapano, quello normale stavolta. Magari dopo vi metto alla fine del video, vi metto anche questo qui. Ok, andiamo. Allora, qui adesso lo foriamo con la 7,5, poi ci passo l'alesatore che diventa 8, faccio 8 preciso, il filetto va solo dall'altra parte. Qui funziona solo da perno, e che diventa robustissimo fatto in questo modo. Allora, la filiera sarebbe come tutte le filiere più o meno, e 12,80, 12,70, 12,80 sono praticamente. Quindi i grani vanno messi a 6,40, leggermente in tensione, quindi facciamo 6,35 e li mettiamo tutti, mettiamo questi 1, 2, 3, 1, 2 per il fissaggio e il terzo per il tensionatore del filetto. Però siccome che qui dovrei installare anche un porta maschio praticamente, preferisco che sia attaccato con 4 grani, quindi farò i 3 di questi più altri 2. Questi sono disposti a 90 gradi uno dall'altro, quindi basta fare gli altri 2 angoli a 90 gradi e facciamo il giro in rotondo, via, il giro 360 gradi. E andiamo avanti.
con questo tondino dovremo fare un piccolo manichetto che va qua, da poter bloccare e scorrere per aiutare. Ok, perfetta. Sì, direi che sia carino, direi. Ed ecco anche il magnettino finito, molto bello, elegante, robustissimo. Questo, se lo avvito tutto, blocca l'escursione. Se lo lento, prende l'escursione normalissima. Questo serve perché il bloccaggio, perché dopo qua dentro ci va una molla di compensazione che aiuta la partenza dei filetti. Ecco, adesso vi faccio vedere. Qui ho fatto il foro passante, il filetto solo dall'altra parte, quindi questo si avvita solo in coda là. Essendo fatto in questo modo, l'asse filetta qui fa da perno, io posso fare una forza bestiale, anche se il filetto non è completamente avvitato. Se avessi fatto il filetto qui in testa, allentando appena un pochino, ballerebbe dappertutto, sarebbe una cosa inguardabile, sarebbe via. Invece così diventa robustissimo e è fatto bene. Allora, siccome che io avevo già comprato un po' di tempo fa questo porta mandrini per maschiatrice, con sgancio rapido, che poi l'ho applicato qui, che questo sarebbe un attrezzo per collegarlo al trapano a colonna, per filettare col trapano a colonna a bassi giri e molta forza. Che magari vi metto il link a fine del video, nelle schermate finali, vi metto il link anche di questo, se volete andarlo a vedere. Comunque il discorso era che io ho già questo qui, quindi ho liberi tutti i mandrini a sgancio rapido, questi sono tutti quelli a sgancio rapido praticamente, e vorrei applicarlo qua sopra, visto che ce li ho, vorrei applicarlo qua sopra da poter usare questi sganci rapidi, che sono comodissimi, fatti bene, col quadrato intero che non cedono, e andiamo a farlo, via.
Ottimo, centesimo lasco in più. Ecco, dopo qui dovremo farci poi la gola. In due fori, uno e uno dell'altra parte, ci facciamo il filetto che vada a prendere questa sede, non tanto per tenerlo, ma proprio solo per non farlo uscire, per non sfilarlo, perché la tenuta la fa questo attacco qui. E siamo pronti per fare questi due incastri. Sono di 12, profondi 5,70. Facciamo con la fresa. Ecco, l'abbiamo un po' pulito con la lima, appena appena, tanto per capire se può entrare. Ottimo. Con il nostro inserte qua. Ottimo. Proviamo a girarlo, a ruotarlo. Sì, sì. Bene. Qui c'è due, uno qui e uno dall'altra parte qui, i grani di fissaggio che non lo lasciano uscire. Quelli devono solo tenere l'uscita che non si possa estrarre. E sto facendo anche l'adattatore per le filiere piccole, quelle di 25, sempre da mettere là. Ed eccolo montato sulla contropunta, controtesta. Se lo lentiamo diventa come tutti gli altri, diventa praticamente. Allora, lasciando il manettino montato e come tutti gli altri visti fino ad ora, con la sua molla di compensazione, che aiuta tantissimo, togliendo il manettino, chiaramente, si sfrutta lo sgancio, che tanto per dire noi lo mettiamo 15 mm, lo mettiamo, ogni attaccatina grande è 15 mm, quelle piccole è il millimetro. Quando esce dall'ultima tacchetta, praticamente perde l'avanzamento, e rimane fermo lì. Di conseguenza blocca l'avanzamento dalla filiera o dal maschio, quello che abbiamo sopra. Ma andiamolo a vedere in funzione. Allora, ho messo su un perno già preparato per fare il filetto di 10 MA. Adesso guardiamo la profondità del filetto che ci serve. Infatti 19,92 praticamente, quasi 20. Quindi noi facciamo regolazioni più o meno di queste misure. Ecco. Allora, per fare la misura, per farli pari, uso questa palettina che è un 3 decimi di spessore, praticamente sono di quelle flessibili. Così facciamo. La metto contro lì, la metto praticamente. Ecco, così abbiamo lo 0, abbiamo quella tolleranza qua di 3 decimi praticamente, che un po' di tolleranza ci serve. Avanziamo qui per fare i 20 mm, scarsi erano i 20 mm. 20 mm li abbiamo qui praticamente, qui, ecco lì, si vede bene, che fa fede, però
che fa fede, no, voi forse non lo vedete, che fa fede non è la smussatura qui, ma è la parte piana, diciamo. E così sono già 20 mm scarsi praticamente. Ecco, blocchiamo qui, blocchiamo, contro testa e cominciamo a fare il lavoro. Ok, togliamo lo spessore, così va nella sua sede, va. Un po' di olio, chiaramente, da taglio. Diamo una spruzzatina anche qui, un po' di olietto, che non fa mica male, che devo ancora oliarlo, perché è nuovo. Così sicuramente lavora meglio, scorre meglio. E io direi che possiamo iniziare. Chiaramente, essendo un effetto abbastanza grossino, avrà bisogno inizialmente di una spinta, è per quello che c'è anche il manettino sporgente. Io direi che mettiamo il trapano adatto per filettare e possiamo iniziare. Io direi che posso iniziare, sì, ok. Si parte sempre con il manettino praticamente. Ecco, adesso io mi fermo, tolgo il manettino e voilà. Adesso vediamo se si sgancia da solo. E avanti. Perfetto! Non è fantastico fatto così? Possiamo fare le misure che vogliamo, possiamo fare, soprattutto quelle secche, quelle della maschiatura, che non riusciamo a vedere all'interno. Adesso andiamo a vedere alla fine quanto c'è rimasto. Sì, io direi che sia accettabile. Possiamo anche rischiare di più, adesso la macchina non la conosco ancora, possiamo rischiare anche leggermente di più. Comunque è più o meno lo spessore che abbiamo lasciato praticamente. Sono quei 3-4 decimi, che non fanno poi mica male di tolleranza. Vi faccio vedere il ritorno è molto semplice, basta sganciare il mandrino, cioè che posso girare manualmente, ecco così, poi si va avanti, si incastra praticamente l'incastro lì e poi si torna indietro. Guarda se è tutto libero, sì, ok, tutto libero. Hanno la marcia ingranata, ecco. Ottimo. Il filetto è perfetto, adesso guardiamo se si avvita il suo dado. Ottimo, meglio di così. Perfetto. Adesso andiamo a provare la maschiatura, con lo stesso concetto. Mi sono dimenticato di dirvi che questo qui può accettare filetti fino al 20 praticamente, come entrata. Fino a 20 mm posso filettare. Adesso mettiamo su il maschio, con questo adattatore che ho fatto, che chiaramente posso mettere su tutti i mandrini a sgancio rapido, che hanno tutti lo stesso attacco, praticamente. Questi qui si sganciano velocemente, sono belli per quello. C'hanno il quadrato dietro che è cementato di metallo molto duro e soprattutto è un quadrato intero, quindi non cede. Li avevo, è giusto sfruttarli. Avrei potuto fare forse un qualcosa di mio, ma avendoli non ha senso andarlo a fare. Ecco, questo va montato al posto della filiera, praticamente così. Adesso la stringo e poi andiamo a provare. Eccoci pronti per il maschio. E dobbiamo fare un filetto, perché il foro è già fatto e l'ho già preparato prima. Dobbiamo fare un filetto profondo 15 questa volta. Ho messo su il maschio per fori ciechi e facciamo la stessa tecnica di prima praticamente. Con la controtesta andiamo avanti. Qui sono sbagliato perché ancora non lo conosco bene neanche io. Facciamo 15 che sarebbe qui, 15 mm, si vede benissimo, almeno io lo vedo benissimo, voi non lo so. Ecco così, tutto bloccato. Togliamo questo e lo lasciamo andare a rilascio. Mi piacerebbe provare se riesce a partire anche senza l'aiuto della manovella. Vorrei provare, al limite lo mettiamo. Diamo un po' di olietto, anche qui diamo.
tornio è già con la marcia lenta e possiamo già partire praticamente. Perfetto, è veramente un attrezzo fantastico. E queste filiere di 8 è riuscito a partire anche senza l'aiuto del manettino, l'aiuto della mano, con la sola molla di repulsione. E mi sembra che sia un lavoro veramente fantastico. Chiaramente anche qui mettiamo in folle, torniamo indietro, avanziamo con la contropunta, cioè facciamo l'aggancio praticamente e possiamo tornare indietro praticamente. Ecco. Diamo un'occhiatina se il filetto va bene, andiamo. Guardiamo, ma tuttora che passa il maschio, per forza va bene. Infatti è perfetto praticamente. Così. Eccolo lì. Direi che sia un attrezzo fantastico, direi che sia. È venuto particolarmente bene e penso che sia anche veramente comodo, perché quando dobbiamo fare dei filetti, soprattutto come adesso col maschio in un foro cieco, ci vuole una precisione quasi assoluta, ci vuole per la profondità. E con le nostre macchine, che non sono macchine industriali, uno ha sempre timore di arrivare lungo, di spaccare il maschio e di qua e di là. Devo dire che sono molto soddisfatto del mio portafiliere, porta maschio, porta tutto. È venuto veramente bene, ma soprattutto è veramente comodo secondo me, e lo userò sicuramente tanto, lo userò. E niente, rimaniamo così, Adesso qui intorno vi metto tutti i link dei vari attrezzi che abbiamo usato per fare questo portafiliere, e buoni filetti a tutti, saluti e al prossimo lavoro.